tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come potete ben notare, siamo davanti a Mizar, piattaforma che utilizzo per offrire i miei software di trading automatico a tutti quanti voi che mi seguite sul canale. E detto ciò, in questo video oggi andremo a parlare in particolar modo di un bot. Voi sapete che sto portando un tutorial riguardo ognuno di questi bot che sforno di volta in volta per andare a spiegarvelo nella maniera più esaustiva possibile. Eccolo qui, ce l'abbiamo esattamente alla mia destra. E si chiama Crypto ETF Master 20% DD. Andiamo a cliccarlo e cerchiamo un attimino di capire come funziona. Ovviamente per utilizzare questo tipo di software ti servirà anche in questo caso l'iscrizione alla membership Telegram che ti lascio qui sotto in descrizione. Detto ciò, Crypto ETF Master, come dice il nome, è un bot che va ad operare su tutte quelle cripto sulle quali, secondo la mia visione, personalissima visione, potrebbe venir pubblicato un ETF spot oppure è già stato pubblicato. Questo perché? Perché ragazzi, tutte le cripto sulle quali vengono pubblicati degli ETF spot cambiano totalmente per quanto mi riguarda. Iniziano a diventare estremamente più sicure poiché possono fare affidamento su un certo tipo di liquidità in più, ok? Detto ciò, questo bot attualmente lavora su 4 cripto contemporaneamente: Bitcoin, Ethereum, ovviamente, sui quali è già stato pubblicato l'ETF spot, e dopodiché c'è Solana e BNB. Sono praticamente le 4 cripto che non solo io reputo più sicure, comunque preferisco personalmente, ma tutto il comparto cripto le reputa tali, poiché sono le cripto con maggior capitalizzazione in assoluto. Infatti ci basta andare su CoinMarketCap e, come possiamo ben notare, abbiamo Bitcoin ovviamente, Ethereum, BNB e Solana, e quelle qui. Queste due sono precedute da Tether, che vabbè, è una stablecoin, ragazzi. Tra l'altro una stablecoin che vi serve per poter utilizzare questo bot, perché vi ricordo che questo bot genera profitto in USDT, ok? Quindi per poterlo utilizzare vi serve possedere quella stablecoin. Detto ciò, se cliccate sul link in descrizione di tutti i miei bot vi apre questa pagina. A voi basta cliccare direttamente su Crypto ETF Master, vi si apre la panoramica del bot e potete andare a spulciarvi tranquillamente i rendimenti mensili che ha avuto. In particolar modo questo bot è attivo da 3, 6, 7 mesi e ha generato a marzo del 2024 un 4,56%, ad aprile un 8,41%, a maggio un 6,54% e così via. Insomma, potete tranquillamente spulciarveli voi. Gli exchange che supporta questo bot sono praticamente tutti quanti sulle quali vengono listate Bitcoin, Solana, Ethereum e BNB, quindi tutti gli exchange attualmente in circolazione e supportati da Mizar. Ovviamente il bot lavora sullo spot market, ragazzi, quindi ci tengo a dirvelo, zero rischio di liquidazione. Non esiste rischio di liquidazione con nessuno dei miei bot che lavorano sullo spot market, ovviamente, ok? E il 99% dei miei bot lavorano sullo spot market. Detto ciò, questo è un bot sì, molto sicuro. Allora ragazzi, quando io dico sicuro faccio riferimento a tutti i miei competitor, tutte quelle persone che vanno a offrire dei robot advisor, ok? Tutti i miei bot in confronto a quella roba lì sono estremamente sicuri, ok? Detto ciò, questo bot in particolar modo lavora sulle 4 cripto più sicure dell'intero settore. Quella un po' più speculativa potrebbe essere Solana, ok? Quella che ha più movimentazioni di prezzo, che però in realtà è quella che lo aiuta molto a tenere un certo tipo di rendimenti mensili, ok? Detto ciò, è un bot abbastanza sicuro, nonostante ciò va a coprire un drawdown molto compresso per quanto mi riguarda, ovvero va a coprire un drawdown del 20% su tutte e 4 queste cripto. Cosa vuol dire? Che se una di queste cripto va a perdere più di un 20%, il bot ha comprato al massimo quello che poteva comprare. Dopodiché puoi o aspettare e dimenticartelo, cosa che ho fatto io, che faccio con tutti i miei bot praticamente, tranne qualche caso eccezionale, oppure puoi addirittura andare tu a foraggiarlo ulteriormente manualmente andando a comprare più porzione di quella cripto dopo un crollo del 20%. Quindi fino a un crollo del 20% fa tutto totalmente in automatico. Dopodiché se vuoi puoi o aspettare che il bot vada in take profit o andare tu a foraggiarlo manualmente. Ripeto, è un bot completamente automatico, quindi in realtà puoi tranquillamente, anzi dovresti non fare niente, ok? È un caso estremamente raro che una cripto perda un 20% così di botto, ma non è impossibile, attenzione, può succedere, ok? Può succedere ed è successo. Detto ciò, spiegando brevemente come funziona questo bot, questo è un DCA signal bot, ovvero è un bot che va ad accumulare sempre di più la cripto, quindi più scende, più la compra e va ad abbassare un eventuale take profit. La prima entrata che ha a mercato viene decisa da un signal che è all'ingresso, che in realtà è una combinazione di indicatori, ok? Quindi se c'è un segnale convergente che gli dice guarda, questo asset è un po' sottovalutato,
puoi entrare, lui boom, apre il deal, che sia su Bitcoin, su Ethereum, su Solana, su BNB o contemporaneamente su tutti e quattro, ok? E questo è il bello. Tu, da umano, una cosa del genere non puoi farla, te lo garantisco. O meglio, potresti farla, ma ci perdi davvero tanto tempo, ok? Questo bot lo fa in automatico. Quindi se il segnale gli dà il via libera, lui apre la compravendita e dal momento in cui entra a mercato su una determinata cripto o su tutte e quattro contemporaneamente, vedremo dopo come fare, lui va a coprire un 20% di drawdown, cioè vuol dire che fino a un crollo del 20% continuerà a comprarla e continuerà a fare profitto. Oltre un crollo bisogna semplicemente aspettare e attendere, non succede nulla. Il rischio peggiore di questo bot è quello di tenerlo fermo per un mese e che non faccia profitto per un mese. Questo è il rischio maggiore. E ovviamente, ragazzi, ci vediamo il nostro capitale momentaneamente in perdita. Però a mio parere questi tipi di software, se io stesso ne utilizzo così tanti, hanno più pregi che difetti. Detto ciò, per copiarlo è semplicissimo. Ti basta cliccare su Invest Now qua in alto. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi, ragazzi, c'è un profit share del 15% una volta che lo utilizzate. Ciò vuol dire che andate a pagare quella percentuale su tutti i profitti generati. Cliccando su Invest Now, scegli l'exchange che desideri utilizzare. In questo caso io scelgo Bybit perché credo sia l'unico sul quale ho USDT. Sì, infatti ce n'ho un po'. In realtà ne ho molti più di questi. Mi mostra i available USDT, mi mostra i USDT che sono disponibili, ovvero che non sono utilizzati per degli ordini a mercato. Ti faccio subito vedere quello che sto dicendo. Io se vado su Bybit e vado su Asset Overview, eccola qui, come puoi ben notare io posseggo più di $3.000. Questi $3.000 che vede lui, Miser, sono semplicemente quelli che ho disponibili sul mio spot wallet, ovvero questi qua, ok? Quelli disponibili, ripeto. Questi altri 600 che vedi sono utilizzati per degli ordini che ha piazzato, che hanno piazzato altri bot che utilizzo. Detto ciò, per copiarlo, ripeto, è semplicissimo. Guarda, qui hai già i parametri base con cui utilizzarlo, quindi ordine base minimo $11 e ovviamente il numero minimo di posizioni sulle quali può lavorare 4, ok? Con questa modalità qui, che è la modalità base, il bot va a utilizzare un capitale massimo di 3.000 USDT, 3.071. Questo qui è il capitale medio che va a utilizzare mediamente, appunto, che nell'ultimo mese non ha utilizzato più di questo capitale. Ma perché? Perché io in realtà lo utilizzo così, ok? Perché lo utilizzo così? Perché, ragazzi, non posseggo fondi illimitati e ho centinaia, sì ragazzi, centinaia, magari un po' di tempo fa mi limitavo a dire decine di bot, no, attualmente ho centinaia di bot attivi e quindi non riesco a utilizzarli tutti quanti. Detto ciò, questo è proprio la forma minima con cui puoi utilizzare il bot, che è quella con cui lo utilizzo io. In pratica metto una posizione, l'ordine base minimo, l'ordine base, ragazzi, sappiate che è $10. Tuttavia, onde evitare qualsiasi tipo di errore, io metto 11 qua, così sono sicuro che Binance non darà nessun errore qualora io andassi a utilizzare Binance. Se utilizzi un altro exchange puoi utilizzare un ordine minimo anche più basso, 8.5, insomma, regolati tu. Non andare troppo basso col base order, mantieniti sempre su una decina di dollari, ok? Sappi che poi ogni ordine che sta oltre il base order incrementa la quantità di dollari che acquisti della cripto. Quindi lui così va a lavorare su una cripto e basta. Quindi lui sceglie quando su una di quelle 4 cripto c'è il segnale di convergenza che lo fa acquistare, lui apre. Per esempio BNB gli dà un segnale di entrata, boom, apre su BNB. Fino a quando non chiuderà in profitto BNB, lui non aprirà un nuovo deal, non aprirà una nuova posizione. Quindi questo, facendo così, lo stai andando a castrare particolarmente. Invece di farlo lavorare alla massima potenza, perché qui lui lavora contemporaneamente su tutte e 4 le cripto, tu così lo vai a castrare. Quindi magari devi aspettare che chiuda su BNB per farlo riaprire su Solana se crolla, ok? Quindi l'ideale in realtà sarebbe utilizzarlo così. 4 posizioni e 11 di base order. Però se non possiedi questo capitale, tranquillo, puoi andare a castrare, ripeto, la sua operatività andando a modificare il numero di posizioni da un minimo di 1 a un massimo di 4. Ok, molto semplice. Detto ciò, se vuoi attivare il compound, quindi tutti i dollari che ti genera di profitto vanno in automatico nel capitale utilizzato, ti basta cliccare su Reinvest Your Profit. Ok? Dopodiché Pairs Whitelisting la puoi totalmente ignorare. Se non vuoi farlo lavorare, che ne so, su Solana, gli dai tutte le altre 3 cripto sulle quali vuoi lavorare, ok? Però ripeto, questa roba è da ignorare perché questo bot è stato creato appunto col presupposto di farlo lavorare su queste 4 cripto. Dopodiché clicchi su Next, controlli che sia tutto corretto, spunti questa casella e clicchi su Invest qua in basso e il bot sarà copiato correttamente. Ripeto, per l'ultima volta, per accedere a questa tipologia di bot, io ce ne ho circa una decina, pubblicati 11, ne ho pubblicati ma ce ne sono presto altri in serbo, infatti magari iscriviti al canale e unisciti al canale Telegram che trovi in descrizione.
se vuoi restare sempre aggiornato. Ripeto, alcuni di questi bot sono completamente gratuiti, mentre per accedere ad altri devi pagare quella sottoscrizione Telegram di cui ti parlavo, e la trovi direttamente sul mio sito web. Infatti ti ripeto, sul mio sito web, che trovi o in descrizione o da qualsiasi parte sul link della bio del canale, ti basta andare su Copy Trading qua in alto, fai un breve tutorial che ti spiega tutto come funziona, e il pass che devi acquistare è questo qui, la Telegram Membership. Una volta che l'hai acquistato, è un pagamento una tantum, lo paghi una volta, non lo paghi mai più, tu avrai accesso a tutti i bot privati che trovi su Mizar, da quando acquisti la Telegram Membership fino al resto dei tuoi giorni. Tutti quelli attualmente presenti e tutti quelli che creerò in futuro. Quindi insomma, se ti piace questo mondo, se sei interessato a questi software, perché non acquistarla? Insomma, hai il pagamento che lo fai una volta nella vita e sappi che puoi accedere a tutti i bot che io andrò a creare da oggi fino al resto dei miei giorni, ragazzi. Detto ciò, da questo breve video spiegazione su come funziona Crypto ETF Master è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando fatemi esplodere il tasto dei like sotto questo video e noi ci vediamo in un prossimo video qui su YouTube.